I nostri comportamenti quando ci relazioniamo in un gruppo dipendono da molti fattori, sia esterni che interni, e in ambiente lavorativo è molto utile la chiave di lettura che ti darò in questa puntata. In generale, di fronte a persone nuove, tendiamo ad aprirci con moderazione e man mano che la frequentazione aumenta, valutiamo se scoprirci maggiormente. Quello che accade è che non sempre e non tutti i nostri comportamenti sono consapevoli. Uno dei modelli più utili che descrive i comportamenti nelle relazioni e nelle interazioni umane è la cosiddetta matrice di Johari, detta anche finestra di Johari, un acronimo che nasce dalle iniziali dei nomi dei due psicologi che l'hanno teorizzata nel 1955, Joseph Luft e Harry Ingham. La finestra è suddivisa in 4 quadranti che delimitano 4 diversi tipi di consapevolezza. Il comportamento di ogni persona nelle relazioni con gli altri è rappresentato da un riquadro. La colonna consapevole rappresenta quello che il soggetto conosce di ciò che gli accade nella sfera emotivo-cognitiva del qui e ora. In questa colonna c'è l'autoconsapevolezza del soggetto, il suo sapersi leggere in quel particolare momento, l'essere conscio dei personali pregi e difetti. Nella colonna inconsapevole, invece, troviamo le zone d'ombra, con cui il soggetto spesso, pur senza conoscerle, deve fare i conti, volente o nolente. La riga noto agli altri riguarda ciò che siamo disposti a far vedere agli altri della nostra soggettività, mentre ciò che nascondiamo o dissimuliamo finisce nella riga non noto agli altri. Gli incroci tra righe e colonne danno luogo a 4 possibili combinazioni, che a seconda dei contesti e del carattere e delle difese del soggetto possono avere dimensioni diverse. Tra un attimo vediamo una per una queste combinazioni. Nella prima finestra, definita aperto, ci sono gli aspetti di me stesso di cui sono consapevole, che condivido con gli altri. Per esempio, i colleghi con cui lavoro da tempo conoscono il mio spiccato grado di precisione, sanno che non amo i pettegolezzi e che di solito sono una persona simpatica e disponibile, e di tutto questo sono consapevole anche io. Naturalmente, nelle prime fasi di un lavoro condiviso, appena entrato nella squadra, non ho subito messo in piazza il mio essere meticoloso per non apparire una persona ossessiva e pesante, ma non appena la conoscenza è stata maggiore e ho capito di potermi fidare, ho ammesso di avere il pallino della precisione e ho condiviso qualche informazione in più su di me, cercando un rapporto onesto e chiaro. Nel riquadro cieco ci sono gli aspetti di me di cui io non mi rendo conto, ma gli altri sì. E qui gli esempi si sprecano. Posso non essere consapevole che il dopobarba in cui mi tuffo ogni mattina sia odiato dai colleghi, come posso apparire senza rendermene conto una persona passiva o aggressiva o lunatica. In questo riquadro ci possono essere i miei tic nervosi, le mie risatine di circostanza, il borbottare tra me e me mentre lavoro. Anni fa, in un gruppo in cui lavoravo, c'era una collega che aveva addosso sempre uno sgradevolissimo odore di sudore, al quale probabilmente lei era talmente abituata da non rendersene conto, ma io e gli altri colleghi ce ne rendevamo conto e come. Era una persona che tutti stimavamo, ma non essendoci un rapporto di amicizia profonda, nessuno di noi ha mai avuto il coraggio di parlarle apertamente del problema, per timore che potesse sentirsi terribilmente a disagio. Andò a finire che il responsabile del progetto su cui stavamo lavorando trovò una scusa per allontanarla. Forse questo esempio aiuta meglio di tutti a capire cos'è il riquadro cieco. Nel riquadro nascosto ci sono le cose di me di cui io sono consapevole, ma tengo nascoste volutamente agli altri. E qui ci sono le nostre debolezze, la nostra intimità
e le vulnerabilità che di solito nessuno condivide volentieri con i colleghi, a meno di trovarsi in un ambiente talmente accogliente e aperto da permetterlo senza pericoli. Rimanendo nell'ambito di un lavoro di squadra, nel riquadro nascosto, a mio parere, sarebbe buona cosa mantenere un certo riserbo sulle proprie idee politiche, dal momento che spesso, quando sono contrastanti con quelle di altri colleghi, possono dare adito a pregiudizi generalizzati sul valore delle persone. L'ultimo riquadro è quello dell'ignoto ed è il più carico di mistero, perché ci sono aspetti della mia personalità di cui né io né gli altri siamo consapevoli. L'accesso a questa finestra è possibile dopo mesi o anni passati sul lettino di uno psicanalista, oppure può accedervi mia moglie, dopo una vita al mio fianco, che le abbia permesso una capacità di mentalizzazione che in effetti molte donne raggiungono con i propri mariti dopo aver condiviso decenni di vita. La finestra di Johari è un modello delle interazioni umane e ci suggerisce che le persone con il quadrante aperto molto allargato, ovvero quelle che devono nascondere meno cose, sono più autentiche e di solito più stimate e benvolute di altre. La matrice ci suggerisce anche che i rapporti in cui due soggetti siano entrambi aperti sono quelli più sani e autentici, perché fanno stare meglio, favoriscono la correttezza, il rispetto e la fiducia. Ma gli stessi teorici della matrice ammettono che, nonostante sarebbe utile per tutti rimanere nel quadrante aperto, la maggior parte di noi si sposta, a seconda dei contesti e della convenienza personale, anche nel riquadro nascosto, probabilmente per mere questioni ataviche di sopravvivenza. Concludo tornando brevemente sul quadrante ignoto, quello più criptico da decifrare, per dirti che la conoscenza del linguaggio del corpo può rivelarsi un ottimo passepartout per accedervi, poiché cogliendo particolari indicatori non verbali su noi stessi, possiamo favorire una certa autoconsapevolezza, anche di emozioni recondite nel nostro sistema emotivo, e prenderne più facilmente atto. E lo stesso possiamo fare con il nostro interlocutore, se oltre ad ascoltarlo osserviamo i suoi atti subliminali inconsci. Se ti interessa l'argomento della comunicazione non verbale, puoi trovare molti video in questo canale contrassegnati da un piccolo pallino verde prima del titolo, che ti aiuteranno ad ampliare i tuoi strumenti. Ci rivediamo sabato prossimo. Buon cammino.